La figura di Luigi Pericle è una di quelle che mostra la capacità di seduzione di un luogo rispetto alla coscienza, all'anima, allo spirito. Luigi Pericle abita in una casa a pochi chilometri dalla fondazione Eranos e sembra quasi che una relazione magica leghi il suo lavoro a quello della fondazione Eranos. Entrambi si dedicano alla ricerca dell'assoluto in un luogo magico, Ascona, in riva al Lago Maggiore, un luogo che ha saputo attrarre e affascinare personalità del mondo della cultura, del mondo dell'arte, e entrambi, dicevo, si ritrovano a riflettere, al di là un po' dei riti della mondanità che pure interessano le discipline a cui si applicano, a riflettere sull'assoluto, su come è possibile pensare una relazione diversa rispetto alla ricerca dell'uomo e sull'uomo. Sono anni in cui il grande tema è il sociale, ma sia Pericle che gli ospiti della fondazione Eranos cercano di capire qual è il legame tra l'uomo e la spiritualità e fanno della spiritualità il loro campo di ricerca. In questi anni dobbiamo anche ricordare l'incontro tra un ospite della fondazione, un importantissimo studioso, pittore, artista, letterato, poeta, che è Herbert Reed, che a metà degli anni 60 lo incontra, fanno conoscenza, divengono amici e attraverso questa figura Luigi Pericle potrà far conoscere il suo lavoro grazie ad alcune esposizioni in prestigiosissime sedi europee. La ricerca artistica, e questa è la grande lezione di Pericle, credo anche una lezione rivolta a noi, la ricerca artistica non è solo una questione estetica. La ricerca artistica può andare oltre la preoccupazione estetica e nel caso di Pericle questo oltre si chiama totalità, la ricerca, la strada per raggiungere una totalità delle proprie conoscenze, della propria relazione con se stessa. E alla fine di questo percorso esce anche un'altra idea di bellezza. Rispetto alla ricerca dell'arte coeva al lavoro di Pericle, viene fuori una nozione di bellezza che è per noi una grande lezione. E qual è questa lezione? Quella che è possibile andare oltre il gioco sterile della provocazione fine a se stessa. Questa è l'idea che è possibile anche pensare a una ricerca artistica che non è ricerca ossessiva dell'originalità. L'originalità semmai è un mezzo, ma non è mai il fine.